Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Dopo la carrellata delle scorse settimane per le prove invalsi di terza media, oggi continuiamo con una FAQ. Molti di voi mi hanno chiesto di fare un video sul teorema di Pitagora, quindi partiamo come sempre dagli esercizi. Prima però lasciatemi dire quando applicare il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora dovete sapere che si applica solo nei triangoli rettangoli, ovvero nei triangoli che hanno un angolo retto. Dovete sapere che il lato che sta di fronte all'angolo retto si chiama ipotenusa e i due lati che contengono l'angolo retto si chiamano cateti. Quindi nel nostro caso AB è l'ipotenusa, mentre AC e CB sono i due cateti. Il teorema di Pitagora mi dice che l'ipotenusa AB si trova facendo il primo cateto alla seconda più il secondo cateto alla seconda. Questa formula che vedete qui è quella che molto spesso sentite dire in questo modo: l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti. Questo è l'enunciato classico che conosciamo tutti del teorema di Pitagora. In sintesi, in pratica, quello che significa è questo, che l'ipotenusa si trova facendo la radice quadrata del cateto alla seconda più il secondo cateto alla seconda. Questo è quello che ci interessa negli esercizi. Chiaramente per trovare l'ipotenusa io devo sommare i due cateti. Se voglio trovare invece uno dei due cateti, la formula inversa si trova con il segno meno, ma vediamolo direttamente negli esercizi. Partiamo con il primo. Ho un triangolo rettangolo e mi vengono dati i due cateti. Mi chiede di trovare l'ipotenusa, ovvero il lato BC, che è proprio quello opposto all'angolo di 90 gradi. Abbiamo detto che nei triangoli rettangoli è sempre possibile applicare il teorema di Pitagora, per cui la formula mi dice che BC si trova facendo la radice quadrata del cateto alla seconda più il secondo cateto alla seconda. Usiamo la calcolatrice, sotto la radice viene 400 e la radice quadrata di 400 fa 20, per cui l'ipotenusa di questo triangolo vale 20. Facciamo un altro esempio. Ho sempre un triangolo rettangolo, questa volta mi dà un cateto e l'ipotenusa. Devo trovare AC, l'altro cateto. La regola è molto semplice perché per trovare l'ipotenusa abbiamo detto che dobbiamo mettere il più nella formula. Per trovare un cateto basta mettere il meno. Tra cosa? Tra l'ipotenusa e l'altro cateto. Se non ve lo ricordate è molto semplice, basta fare la differenza tra il numero più grande elevato alla seconda e il numero più piccolo elevato alla seconda. L'ipotenusa infatti è sempre il numero più grande tra i cateti. Andiamo a farlo con la calcolatrice. Sotto radice viene 900 e la radice quadrata di 900 fa 30. Il cateto AC vale 30. Come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ci viene dato un trapezio rettangolo e ci viene chiesto di trovare il lato CB. Come potete vedere dal grafico io ho due informazioni, ho l'altezza AD del trapezio che vale 24 e so che la differenza tra la base maggiore e la base minore, che equivale a questo segmento HB, è 10. Come faccio a trovare CB? Noto che tratteggiando CH, ovvero l'altezza, si viene a formare un triangolo, indovinate un po', rettangolo. CHB è un triangolo rettangolo dove CH è uguale proprio ad AD, quindi è 24. HB vale 10, quindi ce l'ho. Chi è CB? CB non è altro che l'ipotenusa, ovvero il famoso lato che sta di fronte all'angolo di 90 gradi, quindi è l'ipotenusa del triangolo CBH, per cui per trovare CB posso applicare il teorema di Pitagora. Quindi elevo il primo cateto alla seconda più il secondo cateto alla seconda. Sotto radice, facendo i calcoli con la calcolatrice, viene 676 e la radice quadrata di 676 vale 26. Ultimissimo esercizio, complichiamo un altro po' le cose. Questa volta ho un triangolo isoscele, ovvero un triangolo che ha i lati obliqui uguali. AC uguale CB, lo indico con questo segnetto. Mi dice che un lato obliquo vale 29, e di conseguenza anche AC è uguale a 29, e mi dà la lunghezza della base AB, che è 40. Devo trovare l'area. L'area di un triangolo sapete che si trova facendo base per altezza diviso 2. Ora, la base ce l'ho 40, l'altezza no.
chiamiamola CH. Io so un'informazione importantissima, ovvero che in un triangolo isoscele l'altezza relativa alla base è anche bisettrice e mediana. Questo mi dice che il segmento AH è uguale al segmento HB e lo indico con questo segnetto. Per cui se la base AB è lunga 40, questo segmento AH sarà la metà, quindi AH è 20 e anche HB è 20, perché abbiamo detto che l'altezza è anche mediana. Se non sapete cos'è la mediana, andate a vedere un mio video sulle FAC dove vi spiegavo appunto la definizione di bisettrice, mediana, altezza e così via. Ora, se guardiamo bene, il triangolo CHB è rettangolo, perché CH è l'altezza. Io conosco HB che è il cateto e conosco CB che è l'ipotenusa. Quindi per trovare l'altezza CH posso usare il teorema di Pitagora. CH è un cateto, quindi la formula è con il meno. Devo fare il numero più grande, che se non ve lo ricordate è l'ipotenusa, elevato alla seconda, meno il numero più piccolo tra i due, ovvero il cateto alla seconda. Facendo questa operazione con la calcolatrice, sotto radice viene 441. La cui radice è 21. Ho trovato così CH, il cateto del triangolo CHB, che coincide anche con l'altezza del triangolo ABC isoscele che avevo. Non dimentichiamoci cosa dovevo fare, mi chiedeva di calcolare l'area. L'area è base per altezza diviso 2, la base è 40, l'altezza CH l'abbiamo appena trovata, tutto diviso 2. 42 si può semplificare, viene 20. Quindi l'area viene 420. Bene ragazzi, abbiamo visto diversi esercizi in cui è possibile utilizzare il teorema di Pitagora. Chiaramente dobbiamo sempre avere dei triangoli rettangoli. Siamo partiti con degli esempi semplici in cui devo trovare l'ipotenusa oppure uno dei due cateti, fino ad arrivare a degli esempi un po' più complessi dove avevamo dei trapezi o dei triangoli isosceli e da lì ci ricavevamo dei triangoli rettangoli per trovare poi i lati specifici. Spero di avervi risolto tutti i dubbi. Fatemi sapere qui nei commenti se è tutto chiaro. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella in modo da non perdervi i nuovi contenuti. Ciao a tutti e buon allenamento!